Benvenuti sul mio canale, io sono Anna e vorrei condividere con voi il mio interesse per le storie di True Crime. Se anche voi volete approfondire e riflettere su queste vicende, vi invito a farlo insieme a me, a iscrivervi al mio canale e a lasciarmi tanti like di supporto. Una suora ritrovata morta ai piedi del Parco delle Marmitte Giganti, a Chiavenna, un piccolo paesino in provincia di Sondrio. Ad ucciderla un branco composto da 3 ragazzine minorenni che sostengono di averlo fatto in nome di Satana. Oggi vi racconto la storia di Suor Maria Laura Mainetti. Chiavenna, provincia di Sondrio, 6 giugno 2000. La quiete del Parco delle Marmitte Giganti, una splendida oasi naturale ai confini con la Svizzera, è infranta dalla scoperta di un cadavere di donna. Il corpo, rovesciato su un fianco, era raggomitolato in posizione fetale e il corpo era coperto da ferite che salivano fino al collo e al viso. Colpita da una furia incontrollabile, colpita da 19 coltellate e colpi di pietra. Il corpo venne identificato subito perché apparteneva a un volto noto di quella piccola comunità. Apparteneva a una donna amata e stimata. Era il corpo di Suor Maria Laura Mainetti. La comunità, scossa e incredula, non riesce a capire come possa essere successa una cosa del genere. Suor Maria Laura Mainetti era la superiora dell'Istituto Immacolata di Chiavenna. Era una donna sinceramente devota e molto nota nel paesino lombardo per le sue opere di bene e per il suo sostegno incondizionato a chiunque lo chiedesse. Era difficile immaginare che potesse avere dei nemici o delle persone che provassero per lei una rabbia tale da giustificare un omicidio così efferato. Il parroco della chiesa, don Ambrogio Balatti, ascoltato dalla polizia, rivelò un dettaglio importante. La sera del delitto, Suor Maria Laura aveva un appuntamento con una persona. Si trattava di una ragazzina, Erika, che aveva contattato Suor Maria Laura a causa di una gravidanza indesiderata. La suora, pur non negando l'appuntamento, aveva il timore ad uscire alla sera a quell'ora, erano le 10 di sera, e allora aveva contattato il confratello chiedendogli di fare una piccola perlustrazione della zona per evitare di fare brutti incontri. Il prete uscì, fece un giro in bicicletta e riferì alla suora di aver visto soltanto una ragazza di spalle che era al telefono. Rassicurata, Suor Maria Laura uscì, ma non fece più ritorno. Ma chi è Suor Maria Laura Mainetti? All'anagrafe Teresina Elsa Mainetti nacque a Colico il 20 agosto del 1939. La sua fu una vita all'insegna della semplicità. Nata da una famiglia molto numerosa, umile e modesta, rimase orfana a pochi giorni dalla nascita. Inizialmente si prese cura di lei la sorella dodicenne Romilda e poi la seconda moglie del padre. Della sua educazione si occupò Suor Maria Emilia, che era un'amica di famiglia, che la fece studiare a Parma, presso la congregazione delle Figlie della Croce. Il suo carattere gentile, l'altruismo e la voglia di fare del bene per gli altri la portò a credere che Dio avesse un progetto ben definito per lei e decise di seguirlo. Avvisò così nel 1957 la famiglia di aver deciso di diventare suora e il 22 agosto dello stesso anno iniziò il postulato presso le Figlie della Croce di Roma, cambiando il suo nome in Maria Laura. Nel 1960 professò i voti perpetui. Nella vita Suor Maria Laura fu educatrice in diverse scuole in Italia. Iniziò a Vasto per spostarsi poi a Roma, a Parma e infine fu nominata responsabile della comunità di Chiavenna. Si occupava di tutti, dai bambini ai giovani agli anziani, e lo faceva con passione e con amore, insegnando, educando e aiutando le persone che ne avevano più bisogno. Suor Maria Laura è ricordata ancora per l'attenzione particolare che aveva per i giovani, che riteneva i soggetti più fragili della società, perché erano quelli più confusi, più sensibili e più facilmente influenzabili. Suor Maria Laura aveva sempre creduto in loro, era la sua missione nella vita,
Quel suo impegno, quel suo obiettivo nella vita di aiutare sempre il prossimo fu però per lei la sua trappola mortale. Non riuscì a esimersi dall'aiutare una povera ragazza in difficoltà. L'analisi autoptica e l'analisi della scena del crimine conducono gli inquirenti a formulare una prima ipotesi sull'identità psichica dell'assassino o degli assassini. Il modus operandi non è quello di un serial killer, piuttosto di qualcuno che ha agito d'impeto, che ha sfogato sulla suora una gran rabbia repressa. Forse era un assassino occasionale, sicuramente una persona sociopatica, asociale, che poteva anche non essere nota ai carabinieri. Si è capito da subito che era inutile indagare solo sulle conoscenze della defunta, ma che la ricerca sarebbe stata molto più ampia. Qualche giorno dopo l'omicidio, gli inquirenti trovano, a pochi metri dal luogo del delitto, un dettaglio inquietante. Trovano una scritta su un muro: Via Mazziamo, sovrastata da una stella a 5 punte e da 3 numeri: 6, 6, 6. Comincia a farsi strada l'ombra del satanismo. Gli inquirenti iniziarono le indagini cercando di capire chi fosse Erika e quale fosse il suo coinvolgimento all'interno della vicenda. Erika aveva contattato per la prima volta Suor Maria Laura il 3 giugno. Le aveva chiesto aiuto. Le aveva raccontato di essere rimasta incinta in seguito a una violenza. Suor Laura si dimostrò subito disponibile a fissare un incontro, ma non si presentò da sola, perché chiese aiuto a una sua amica, che era responsabile per il centro per la vita, e avvisò anche il parroco. Le donne si incontrarono, ma quando Erika vide che Suor Maria Laura non era sola, mandò a monte l'appuntamento. Suor Maria Laura si rimproverò, perché pensava di aver messo in difficoltà la ragazza, presentandosi con qualcuno all'incontro, e così, quando venne contattata quella sera del 6 giugno, decise di incontrare Erika da sola in piazza Castello. Prima di uscire però avvisò il parroco chiedendogli di fare una breve perlustrazione. Il parroco la fece e le disse di aver notato solo una ragazza con un cellulare in mano. Fu così che Suor Maria Laura uscì quella sera, andando incontro al suo destino. Gli inquirenti faranno partire dalla ricerca di Erika l'indagine, che verrà chiamata Raggio di Luce, proprio in onore di Suor Maria Laura. Gli inquirenti cominciano a cercare nelle strutture ospedaliere di Sondrio e provincia una ragazza minorenne in stato di gravidanza, sperando che si fosse rivolta a una di queste strutture. Decidono anche di divulgare a mezzo stampa l'identikit di Erika, che è stato disegnato in base alla testimonianza del parroco e dell'amica di Laura, responsabile del Centro per la Vita. In seguito alla pubblicazione dell'identikit venne fermata una ragazza che aveva seri problemi di dipendenza, ma fortunatamente per lei quella sera la ragazza aveva un alibi di ferro, non si trovava nemmeno a Chiavenna. Gli inquirenti, che non demordono, puntano allora a identificarla tramite quel cellulare che il parroco le ha visto in mano. Venne fatta la richiesta ai vari gestori telefonici di fornire le intercettazioni dei 2 ripetitori, quelli di Sondrio e quello di Como, di tutte le telefonate intercorse tra il primo contatto ipotetico con Suor Maria Laura, che era il 3 giugno, fino al 6 giugno, la data della sua morte. Si trattava di una marea di dati da scandagliare per trovare una parola, un indizio che potesse dare una svolta alle indagini. Ci vollero settimane di investigazioni, fino a quando riuscirono ad udire un'intercettazione in particolare che svoltò la vicenda. Hai visto? Non hanno capito niente. Il 22 giugno 2020, dopo 22 giorni di indagini, furono arrestate 3 ragazzine minorenni. Ambra, di 17 anni, Veronica, di 16 anni e Milena, di 17 anni. Furono arrestate con l'accusa di omicidio premeditato. Ambra e Milena si conobbero quando erano poco più che adolescenti e scoprirono subito di avere molto in comune.
gli scarsi risultati scolastici, il fatto di non avere alcuna occupazione e l'amore per il cantante Marilyn Manson. Le ragazze erano inoltre attratte dai serial killer, da personaggi come Charles Manson e dall'occulto, anche se le conoscenze in materia si limitavano a nozioni molto generiche. L'incontro con Veronica fu fatale. Le tre ragazze diventarono un gruppo compatto, mosso da un malessere comune, un mix tra noia e rabbia rancorosa, che le spingerà, sotto l'effetto dell'alcol, a compiere atti vandalici. Le ragazze arriveranno a fare un patto di sangue tra loro e con questo spirito nasce l'idea di un omicidio. Tutto iniziò in quel bar, dove le ragazze consumavano una quantità smodata di alcolici. Fu lì che decisero di compiere delle trasgressioni estremi che avrebbero lasciato allibito quel piccolo borgo di Chiavenna, dove, secondo loro, erano tutti degli ipocriti. Veronica racconterà in seguito che a quel tavolo, quando una di loro diceva una cosa forte, l'altra doveva necessariamente ribattere con una cosa ancora più forte. L'omicidio di Sor Maria Laura fu organizzato a quel tavolo, come anche l'imboscata ad attenderle. Una volta arrestate, le tre ragazze raccontarono ogni dettaglio raccapricciante di quell'omicidio e poi confessarono anche il movente. All'inizio dissero di averlo fatto per sconfiggere la noia, poi dissero che l'avevano fatto per compiere un rito satanico. Veronica si sarebbe finta Erika, una giovane ragazza scappata di casa dopo aver scoperto di essere incinta. Le tre ragazze sapevano bene che Suor Maria Laura non avrebbe negato l'aiuto e dopo averla isolata in un luogo appartato pensavano di ucciderla facilmente con un colpo di pietra e una coltellata. Il 6 giugno del 2000 Ambra telefonò a Suor Maria Laura chiedendole aiuto e la donna, che aveva dedicato tutta la sua vita ai giovani, non esitò ad uscire per andare incontro al suo destino. Ad attenderla non c'era Erika, c'erano Ambra, Milena e Veronica. Le ragazze la condussero in un viottolo isolato e lì la colpirono con una grossa pietra e con 19 coltellate. Le coltellate sarebbero dovute essere 18, 6 a testa, per formare il numero 666. Le ragazze colpirono la suora a turno, ma una di loro si sbagliò, sferrando una coltellata in più e mandando a monte il rito. Un omicidio efferato che, nonostante la crudeltà, diede la forza a Suor Maria Laura di perdonare le ragazze quando si rese conto di essere in punto di morte. Suor Maria Laura fu vittima di un omicidio premeditato, anche se inizialmente non doveva essere lei la vittima, ma doveva essere Don Ambrogio. Ma dato che aveva una stazza imponente, le tre ragazze ripiegarono su Suor Maria Laura, che era più minuta e gracile. Inizialmente gli inquirenti erano increduli e ipotizzarono che dietro quel gesto ci fosse l'istigazione di un adulto. Investigarono molto in merito, fino ad arrivare alla conclusione che non c'era dietro nessun adulto, era tutta opera delle tre ragazze. Gli inquirenti cercarono anche di capire se realmente queste ragazzine erano seguaci dell'Anticristo. La pista satanica dietro questo omicidio è molto vaga. Da quello che è risultato dalle indagini era un satanismo molto casareccio, molto fai da te. Durante le confessioni le ragazze dissero di non aver mai avuto l'intenzione di entrare in una vera setta, soprattutto perché temevano di dover fare qualche atto o qualche prestazione di natura sessuale. Ambra sosteneva di non credere a nessuna potenza superiore, né a Dio né a Satana. Veronica sosteneva di credere in Satana perché era un po' una moda e poi era molto più facile credere nel male, mentre Milena era ancora più disarmante. Lei diceva che proprio a Satana non credeva. Ma perché allora queste ragazze hanno ucciso Suor Maria Laura? Tutte e tre le ragazze erano affette da disturbi della personalità e gli psicologi, per riuscire a dare una spiegazione accettabile, hanno accettato il romanzo di Hannah Arendt, La banalità del male. Questa tremenda violenza sarebbe scaturita non da un'indole maligna, ma da un'assoluta inconsapevolezza di quello che stava scaturendo dalle loro azioni.
Milena e Veronica furono condannate a 8 anni, in quanto ritenute affette da grave vizio di mente, mentre Ambra, secondo le perizie, al momento dell'omicidio era la più equilibrata e fu condannata a 12 anni. Fu ritenuta lei la mente dell'omicidio. Ambra al processo è la più provata, avrà malori e mancamenti. Veronica è uscita dal carcere il 4 luglio del 2004, ha scontato metà della pena e poi è stata accolta da una comunità a Roma. Successivamente si è sposata e ha avuto 2 figli. Milena è uscita dal carcere il 2 maggio del 2006 e ha proseguito il suo percorso di recupero in una comunità gestita da Don Mazzi, anche dopo che non era più obbligata dalla legge. In comunità la ragazza serviva ai tavoli come cameriera e dice che il suo sogno nella vita è quello di lavorare nella ristorazione. Ha lasciato la comunità anche Ambra e è passata al regime di semilibertà. Nel frattempo si è iscritta alla facoltà di giurisprudenza e ora è libera. Tutte e 3 le ragazze hanno scontato la loro pena, anche se in modalità diverse. Le è stato cambiato il nome. Ambra, Milena e Veronica non esistono più. La morte di Suor Maria Laura non sconvolse solo Chiavenna, ma sconvolse l'Italia intera quando si seppe che 3 ragazzine minorenni la scelsero come vittima sacrificale per un rito satanico. La Santa Sede ha riconosciuto oggi che quello di Suor Maria Laura è stato un martirium odium fidei, perché è stata la vittima sacrificale di un rito satanico. Il 6 giugno del 2021 Suor Maria Laura Mainetti è stata proclamata beata a nome di Papa Francesco e il piccolo comune di Chiavenna ha pianto ancora per la commozione e per il dolore, per quell'omicidio efferato che ancora oggi, dopo 22 anni, non si può dimenticare. Vorrei concludere questo video con le parole che ha scritto Suor Maria Laura proprio pochi giorni prima di morire ad una mamma che aveva perso in modo molto duro la propria figlia. In questa lettera Suor Maria Laura sembra proprio rispondere a chi oggi si pone degli interrogativi sulla sua morte. Chi siamo noi per sondare, spiegare i progetti di Dio Padre che si realizzano anche a partire dalla cattiveria umana? È stato così per Gesù e tutto avviene secondo un progetto di amore, un progetto di salvezza. Noi capiamo sempre troppo poco e io dico per fortuna, altrimenti ci sentiremmo depotenti. Invece tutto concorre a mantenerci nell'umiltà, nella dipendenza e nell'amore fiducioso nelle mani di un papà tutto speciale. Mi auguro che questo video sia stato di vostro interesse. Vi aspetto qui la prossima domenica sempre alle 10. Un bacione, ciao!